Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ormai questo canale YouTube è aperto da 2 annetti più o meno e mi sono reso conto che in questi 2 anni ho fatto un sacco di video di un sacco di format diversi, gare, tutorial, recensioni, vlog, video tecnici, ma non ho mai fatto il format più diffuso su YouTube Italia Motori, ovvero il motovlog. E mi sono detto, perché non fare il primissimo motovlog di questo canale? E non avendo una moto mia personale, me ne sono fatto prestare una. E secondo voi, come primo motovlog, potevo usare una moto qualunque? Ovviamente no. Per questo, per il mio primissimo motovlog, mi sono fatto dare una spettacolare Yamaha Niken. Lei è la prima moto della storia a 3 ruote, nonché l'unica. Naturalmente intendo moto, non scooter. Scooter ne hanno già fatti. E ha colpito tutti quando è uscita, perché lo vedete, è molto particolare, non siamo abituati a vedere niente del genere in giro. Le particolarità tecniche di base di questa moto sono motore della Tracer 900 da 115 cavalli, un peso di 263 kg che possono sembrare tanti, ma scopriremo che guidandola ti chiedi dove sono tutti questi chili. E soprattutto la particolarità principale, non sto neanche a dirvela, le ruote sono 3. Ora, come primo motovlog andrò in un posto molto spettacolare, solo che non conoscendo la zona non ho idea di come arrivarci, così mi sono preparato un'app speciale di cui vi voglio parlare. E la app in questione si chiama Coyote. Ora, quanti di voi già la conoscevano? Io già da un bel po', la uso da parecchi anni e la uso fondamentalmente perché non è un semplice navigatore, ma è molto di più. Infatti, oltre a navigare ti segnala tantissime allerte come veicoli fermi, incidenti, autovelox. Ecco, e ogni volta che vado in Francia o in Svizzera, Coyote mi salva la vita perché hanno dei limiti ridicoli e sono disseminati di autovelox e soprattutto hanno quelli maledetti, non che ti fanno la foto da dietro, ma che te la fanno da davanti. Quindi tu appena vedi l'autovelox, lui ti ha già fatto la foto. Ecco, con Coyote mi sono salvato la pellaccia un sacco di volte. È un'app davvero semplice perché tu vai nel Play Store, la scarichi, la installi, la avvii, imposti la navigazione. E la cosa figa è che quando imposti la navigazione ti dà già ad esempio 3 percorsi suggeriti. Quindi puoi sin da subito scegliere il percorso che ti piace di più. E una volta impostata la navigazione tu hai 2 diverse modalità di navigazione. Hai una modalità mappa, che possiamo pensare come la classica modalità in cui si vede la mappa col navigatore e in cui naturalmente ti vengono poi segnalate tutte le allerte. Oppure abbiamo una modalità esperto, che invece predilige una visualizzazione orientata a farti vedere tutte le allerte che ti aspettano. Quindi la cosa veramente figa di quest'app è che non ti serve soltanto per navigare, ma ti serve per guidare in maniera sicura, per evitarti rotture di scatole e soprattutto ti dà la possibilità di segnalare agli altri eventuali pericoli. Vedi un veicolo fermo, con un tasto lo segnali e tutti quelli che utilizzano Coyote lo sapranno. Bene, ma basta parlare, partiamo per il giro e voglio dire una cosa a tutti quelli che mi seguono, specialmente i giovani. Oggi ci sono 36 gradi, fa un caldo schifoso, sto squagliando, ma io vado in giro con questa e con questo. E soprattutto, quando metto il casco, lo allaccio. Ma non lo allaccio molle, perché se tu lo allacci molle, guarda cosa succede. Al primo incidente ti si sfila il casco e ci lasci le penne. Il casco va allacciato stretto, perché così non ti si sfila. Quindi ragazzi, ricordatevi, ad andare in giro d'estate in pantaloncini e maglietta in moto non si è fighi, si è solo stupidi. Perché lo vedete questo? Questo me lo sono fatto cadendo in scooter ai 90 all'ora su una buca e avevo maglietta, felpa e giacca, quindi ero coperto bene. Non fossi stato coperto bene, oggi questo braccio io non ce l'avevo più. E non avessi avuto il paraschiena, oggi queste non le muovevo più. Quindi chi se ne frega se arriviamo pezzati a destinazione. La cosa importante è che ci arriviamo sani, salvi e sicuri. Anche perché andare in giro col casco messo così non si è fighi, si sembra solo degli idioti. Bene, basta parlare, andiamo a dare gas. Tra l'altro non so se potevo salire su questo marciapiede, vabbè, voi non dite niente a nessuno, Madonna raga, questa moto ha una maneggevolezza che non avete idea. Guardate che roba! Come fa a pesare 263 kg? Non sembra vero. No vabbè ragazzi, incredibile. No raga, incredibile, io non piegherei mai così con una moto normale per strada, mai. E sono solo alla prima rotonda. Una cosa veramente figa, vedete? È che lui ti indica esattamente come è fatta la strada in modo che tu riesca a scegliere la corsia giusta. E questo è fondamentale perché quante volte capita di trovare un navigatore che non capisci mai dove cacchio devi andare?
Finalmente finita l'autostrada, piccola sosta al bar, a bere un po' d'acqua, che fa un caldo. E ancora prima di partire lui mi segnala che tra 450 metri c'è un bel Velox che mi aspetta. E la cosa figa è che qui sotto ti segna sempre la tua velocità e il limite di velocità. Così in qualunque strada ti trovi sai qual è il limite di velocità in quel momento lì. Considerando che molte volte gli autovelox li mettono senza neanche segnalare prima dovutamente la velocità, finalmente inizia un po' di strada divertente e con la Niken puoi cambiare la modalità. Vedete col tastino mod che c'è qua sul manubrio puoi selezionare una delle 3 modalità. Io in questo momento sono nella modalità 1, che è quella che ha una risposta del gas più diretta. La 3 ha una risposta del gas un po' più dolce. La 2 è una via di mezzo. Ovviamente io voglio la 1. La roba pazzesca di questa moto è che hai un anteriore granitico e inchiodato a terra, ti dà proprio una sicurezza nel fare tutte queste robe qua. Vedete? Cioè io avrei paura a farlo con una moto normale. Questa rende la guida facile a chiunque, soprattutto qua quando per terra c'hai queste crepe, lo sporco, il brecciolino. Avendo 2 ruote per terra non hai più il timore che ti si chiuda l'anteriore e va in terra. Guardate qua, cioè guardate qua. Avete visto? Sono passato piegato su un tombino. Oh, la moto ha fatto così e basta. Pazzesco. Ma che bella sta stradina. Che c'è qua? Devo pagare qualcosa? Boh. Vabbè. Mi piace molto il fatto anche che a giri bassi, magari sei a 3000 giri dai gas e la moto ti porta comunque fuori dalla curva. Cioè ad esempio vedete sono 2000 giri in salita, io do gas e la moto va, seconda, 2000 giri in salita, la moto esce, a 2000 giri la moto si spegne per principio, proprio mi dice no. Tra l'altro come vedete questa è la versione GT che ha anche i bauletti ed è una figata perché io già ero pronto all'idea di portarmi lo zaino. E invece ho buttato tutto qua dentro. Grazie. Un po' di enduro. Ma che bello. Sì, non è che abbia proprio le gomme giuste per lo sterrato, però uno dice dopo che ho fatto lo Swank Rally posso andare dappertutto, no? Poi c'ho 3 ruote, quindi wow, guardate che posto. Ma che bello. Comunque è meraviglioso stare qua sopra perché c'è questo panorama spettacolare accompagnato da questa melodia di grilli, api operaie all'opera, questa brezza meravigliosa e quel pastore là in fondo con le pecore che sta cristonando in qualche dialetto strano da 45 minuti di fila. Ehi, 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 ehi! Sono 45 minuti che va avanti, povere pecore. Vabbè, è ora di rimettersi in viaggio. Oh raga, sta moto va da paura anche sullo sterrato comunque. Sembra di avere le gomme da sterrato, invece c'è quelle da città. Mamma mia. Ero tentato di prendere quella pozza, ma poi devo tornare a casa. Tra l'altro, come dicevo, con Coyote possiamo segnalare noi eventuali allerte. Esempio, vedete, basta cliccare qui sotto e compaiono tutte le cose che possiamo segnalare. Ad esempio, ipotizziamo che qua ci sia un autovelox, quindi segnalo un autovelox, confermo. Adesso facciamo una prova, proviamo a tornare indietro e ripassare di qua e vedere se lui mi segnala il velox. Ora noi facciamo inversione e vediamo un po'. Ma guardate qua, bam! Tra l'altro una volta che noi passiamo l'autovelox lui mi chiede se c'è ancora. Ora io gli dico di no e loro lo toglieranno dal database. Questo vi fa capire come non solo si contribuisce segnalando l'allarme, ma anche segnalando se c'è ancora o se non c'è più. Le pedane, raga, ma vi rendete conto di quanto puoi piegare questa moto? Pazzesco. Wow,
Finito il giro vi posso dire che questa Niken è davvero spettacolare. La cosa più bella di tutte è la sua incredibile facilità. Se devo farvi un paragone, per quelli di voi che sciano, immaginatevi gli sci di un bel po' di anni fa, quelli dritti. Avete presente? Non so se li avete mai provati, ma sono tossi, sono duri da far curvare. Invece quando poi sono stati introdotti i cosiddetti carving, di colpo è diventato un gioco da ragazzi fare le curve. E lo stesso vale per questa moto. La cosa incredibile è che la sensazione che hai sin dal primo momento in cui ci sali sopra è quella di stare su una moto, nel senso che la sensazione di guida è quella di una moto, ma in cui tutto è molto più facile. Puoi entrare in curva frenato che l'anteriore tiene, puoi piegare tantissimo che l'anteriore tiene. La sensazione che hai è proprio quella di un anteriore incollato a terra e ti ritrovi a non avere più paura dell'asfalto sconnesso, delle buche, dei tombini e delle chiusure d'anteriore, che ormai con un sistema del genere sono quasi impossibili. Un'altra cosa che ho notato, che forse è dovuta a questa tipologia di avantreno, che lo sperimentavo in autostrada col cruise, nel momento in cui imposti una curva e lasci il manubrio, la moto tende a restare in quella posizione in cui l'hai lasciata, quindi tende a restare in piega e non ritorna su da sola, quindi la devi riportare su tu. Questa è una particolarità di cui mi sono accorto così andando in autostrada. Una domanda che poi si sono fatti in tanti è: ma questa moto può impennare? Ecco, vorrei farvelo vedere io, ma non so impennare. Non ho mai imparato come si impenna. Vi giuro, imparerò prima o poi. Però, se guardate questa foto, avete risposto alla vostra domanda. Per quanto riguarda Coyote, infine, ho lasciato in descrizione qui sotto il link dove potete trovare tutte le info. Vi consiglio ovviamente di provarla, anche perché il primo mese è gratuito. Quindi provatela, vedete com'è e fatevi un'idea di tutte le funzionalità che ha. Come sempre, grazie per aver visto questo video. Spero che la Niken vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me e ci vediamo al prossimo video.